Mamma mia, Mara, che fame! Shh, Dario. Ciao! Se sentite un italiano dire mamma mia, in realtà può voler dire di tutto. Può essere felicità, disperazione, dolore, sorpresa o semplicemente che ha aperto WhatsApp. Se capite davvero mamma mia, capite metà dell'Italia. Secondo voi un italiano quante volte dice mamma mia in un giorno? Non sono sicura di voler sapere la risposta. Dipende dal giorno. In che senso? Dipende da tutto quello che succede durante il giorno. Il traffico, il caldo, le bollette che arrivano sempre nel momento sbagliato, i vicini che decidono di litigare alle 3 del mattino, insomma tutte quelle piccole tragedie quotidiane che conosciamo bene. Quindi parecchie volte. Direi parecchie, sì. Il problema è che molti stranieri pensano che mamma mia significhi solo sorpresa. Tipo quando succede qualcosa di inaspettato. Esatto, ma in realtà gli italiani la usano in moltissime situazioni diverse. È una specie di scorciatoia emotiva. Succede qualcosa e invece di fare un discorso lungo diciamo semplicemente mamma mia. Per esempio è mattina, aprite la finestra e guardate fuori. Sta piovendo. Di nuovo. Guardate il cielo e dite solo mamma mia, ancora. Non è una vera lamentela, è più che altro rassegnazione. Oppure aprite il computer portatile e trovate una montagna di mail di lavoro. In quel caso dire mamma mia è una forma di disperazione molto educata, Non abbastanza disperazione da cambiare lavoro, però. ma abbastanza da voler tornare a letto e nascondersi sotto le coperte. Succede anche in situazioni molto più quotidiane. Per esempio siete al supermercato. Prendete una bottiglia di olio di oliva, guardate il prezzo e dite solo mamma mia. In quel caso non serve aggiungere altro. Il prezzo purtroppo parla da solo. Oppure aprite il gruppo WhatsApp della famiglia. 132 messaggi non letti. E dentro ci sono solo messaggi inoltrati di buongiorno, con le rose, il sole e le tazzine di caffè. In quel momento la reazione naturale è mamma mia. Però mamma mia non si usa solo quando qualcosa vi dà fastidio. A volte è una reazione fisica proprio istintiva. Tipo quando sbattete il dito contro il tavolo. In quel momento non usate una frase completa e non spiegate cosa è successo. Dite semplicemente mamma mia, che male! Ma può essere anche qualcosa di positivo. Per esempio, siete al ristorante, arriva il piatto di pasta, lo assaggiate e dite mamma mia, che buono! In quel momento lo chef è felicissimo. Quella frase per lui è il complimento migliore che possa ricevere. Poi c'è l'uso più italiano di tutti, quello eccessivamente drammatico. Guardate il traffico dalla macchina e sospirate mamma mia, che traffico! O in pieno agosto quando siete sudatissimi e dite mamma mia, che caldo! O quando andate di corsa all'aeroporto e scoprite che il volo è in ritardo. Mamma mia, oh! Mamma mia, oh! E basta. Al massimo aggiungete qualche parolaccia. Ma anche se non lo fate, tutti capiscono perfettamente cosa state pensando. In pratica, mamma mia è una specie di jolly. In una sola espressione riuscite a mettere sorpresa, fastidio, stanchezza o ammirazione, senza spiegare troppo. Volevo dirti una cosa, Dario. Dimmi, Mara. Ho contato quante volte hai detto mamma mia. Oddio, non promette bene. 23. 23. In 40 minuti. Mamma mia. Ecco, 24. Vedi? È un riflesso involontario. Basta, da ora ti chiamo Super Dario. Hai anche i baffi e il nasone come lui. Confusi? Scriveteci nei commenti. In quale situazione direste mamma mia? Non scriveteci cose troppo tristi, eh? Ciao!